Tutte le cose buone devono finire e anche l'inverno è arrivato in Sicilia. Adesso non potrò più girare questi bellissimi video all'esterno, per cui ho dovuto creare questo studio particolare in modo di poter dare più consistenza ai video e fare anche più facile le riprese. Noterai anche che i miei capelli sono cambiati. L'idea inizialmente non era fare questo cambiamento così drastico, ma la parrucchiera ha deciso che i miei capelli dovevano sembrare a quelli delle dipendenti delle poste italiane. Per cui da adesso in poi, fin quando non torno a Milano, tutti i video saranno registrati qui. Oggi vorrei parlarti di un tema particolarmente importante e congiunturale, che è quello dell'innovazione nella salute. Ovviamente che la pandemia del Covid ha travolto il sistema sanitario non solo italiano, ma anche mondiale, cambiando le priorità e creando un sacco di disagi a tutti i pazienti che non stanno soffrendo di Covid. Ovviamente ogni crisi sempre è una ventana di opportunità per l'innovazione e questa non è l'eccezione. Oggi ti racconterò la mia esperienza col sistema di salute e quali sono le possibilità e scenari di innovare nel mondo della sanità. Ciao, sono Felipe Iglesias, designer e consulente e questo è Talking Design. Iscriviti a questo canale e così sarai aggiornato e aggiornata di tutte le novità ogni settimana. E ricorda che se questo video ti piace, lascia un like qui. Non c'è dubbio che la pandemia ha travolto un po' tutto e anche le nostre vite in particolare. Cose che erano normali, banali e quotidiane non si possono più fare perché ci sono in atto misure di sicurezza che restringono il movimento delle persone. Nel caso delle persone sane, questo non è una grandissima problematica, però tutte quelle persone che hanno malattie croniche, siano cardiopatie, diabete, dialisi, ma anche problemi respiratori, si trovano nella difficoltà di scegliere se rischiare la propria salute e andare in un ospedale dove possono contrarre il virus o di trattare le loro malattie che altrimenti, senza una adeguata cura, le possono far morire. Ti racconto un po' la mia esperienza col sistema sanitario in questo periodo di Covid. Nei primi di ottobre ho avuto dei sintomi che assomigliavano molto a quelli del Covid, per cui abbiamo chiamato al 118, hanno inviato un'ambulanza, hanno fatto tutte le loro valutazioni e hanno considerato che era giusto portarmi in un pronto soccorso. Fin qua tutto bene, diciamo che tutta la procedura è stata molto ben organizzata, veloce e anche mi sono sentito sempre in sicurezza. Fortunatamente mi sono portato una mascherina FP2, per cui anche da quel punto di vista mi sentivo abbastanza sicuro di non contagiare un altro nel caso in cui fosse malato di Covid. La mia sorpresa è stata quando sono arrivato in pronto soccorso, mi hanno messo in una sala di attesa in cui c'erano persone con la malattia. A 1,5 metri, 2 metri di me c'era una signora che costantemente chiedeva l'aiuto dei servizi medici, probabilmente aveva qualche malattia atterosclerosi, vai a sapere te, e ovviamente aveva il Covid, non si voleva mettere la mascherina anche se i medici costantemente ripetevano di mettersi la mascherina. Dopo 4 ore di attesa senza ricevere nessun tipo di controllo, ho deciso di parlare col personale addetto e spiegare la mia situazione, dire che i miei sintomi non erano così gravi e che se potevo tornare a casa. Loro mi hanno detto sì, non c'è nessun problema. E così dopo nei giorni successivi mi sono fatto l'esame in modo privato e ho scoperto che non ce l'avevo, semplicemente stavo probabilmente subendo gli effetti di una bronchite virale. Questo ci parla di una problematica fondamentale nel servizio: come organizzare meglio. I designer, soprattutto i service designer, sono molto bravi a vedere queste situazioni, analizzarle e creare i migliori pattern di comportamento per mettere in atto un protocollo di assistenza che sia molto più sicuro sia per il personale sanitario ma anche per le persone che sono malate di malattie diverse riguardo a quella del Covid e non versi esposte. Qui si potrebbe fare tantissimo, questo aiuterebbe non solo le persone, porta ovviamente un beneficio non solo ai pazienti ma anche al proprio sistema sanitario che può gestire meglio le loro risorse. Ma qui si apre un scenario ancora più interessante, che è quello della telemedicina. Negli Stati Uniti in 2021 le richieste di telemedicina sono passate dall'1% al 24%. Ovviamente tutto perché le persone avevano timore di contrarre il virus andando in ospedale. Però i sistemi di telemedicina sono ancora molto limitati. Gli specialisti possono semplicemente fare valutazione a partire di quello che viene raccontato dagli utenti o quello che possono osservare attraverso una video call. Il tema è che qua si può innovare tanto. Si possono mettere in atto un insieme di elementi innovativi. Uno, abbiamo la telemedicina come sistema di assistenza, soprattutto nel caso in cui le persone non abbiano sintomi gravi di nessun tipo. Dopo, le persone che hanno malattie croniche e sanno più o meno le cose di cui sono affette. E terzo, le persone che sono afflitte di malattie di cui non hanno nessuna idea e con sintomi abbastanza forti.
E qui ovviamente ci sono tre varianti nella telemedicina. Una è il servizio propriamente tale, come migliorare il sistema di chiamata, che questo sia fatto in sicurezza con la protezione dei dati, seguendo tutte le normative europee. Dopo un sistema di dossier portabile in cui le persone, indipendentemente da dove stanno chiamando, se un sistema privato o pubblico, gli esperti che gli stanno dando attenzione possano vedere tutto il suo storiale medico in modo di sapere esattamente a cosa attenersi quando fanno un diagnostico. Dopo ci sono i gadget, sensori o applicazioni che possono, sia attraverso il telefono o altri elementi periferici collegati, di misurare in tempo reale le condizioni vitali delle persone. Così avremo una telemedicina che è molto più vicina e reale a quella di andare ad esempio da un medico di famiglia. L'incognita sempre rimane in come potremo fare gli esami dal punto di vista remoto, perché ovviamente una cosa è misurare i segni vitali, un saturimetro, la pressione, i battiti cardiaci, ma un'altra è poter fare ad esempio un prelievo sanguigno, un esame di urina, eccetera, eccetera. C'è un mondo da fare e ovviamente che i designer qui possono giocare un ruolo veramente importante perché per il principio dell'utente al centro del servizio, per cui sempre si faranno domande che vanno oltre la funzionalità tecnica, provando a capire come l'utente si comporta con queste applicazioni o soluzioni, gadget, eccetera. Ti vedi tu creando delle interfacce e soluzioni nel mondo medico? Pensi che saresti in grado di fare un contributo in questo aspetto? Lascia il tuo commento, vorrei sapere qual è la tua opinione. E questo è tutto per oggi, ti ringrazio per il tuo tempo, lascia il tuo commento, metti like se ti è piaciuto il video, iscriviti e ci vediamo alla prossima.